Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata della rubrica Progetti. Oggi parliamo di un centro commerciale molto importante che si trova a Milano, per la precisione a Sesto San Giovanni, confinante con il comune milanese, ovvero il centro Sarca di IGD SIC, che è nel pieno di un importantissimo progetto di restyling di cui parleremo oggi. I nostri ospiti sono Roberto Zoia di IGD SIC, benvenuto Roberto. Poi abbiamo Adolfo Suarez di Lombardini 22, che ha curato la progettazione ovviamente, benvenuto. E poi abbiamo Alessandro Lodigiani di REAG, che ha seguito invece e sta seguendo la certificazione e tutto l'ambito energetico e sostenibilità. Allora, inizierei ovviamente da Roberto Zoia, parliamo della vostra decisione di intervenire su questo centro Sarca, che è uno dei progetti del vostro portafoglio tra i più importanti, se non il più importante, relativamente giovane, perché se non erro è del 2003-2004 l'ingresso nel vostro portafoglio, però voi avete deciso di investire in modo importante, poi vedremo come, su Centro Sarca. Ecco, da dove nasce l'idea e cosa c'è a monte di questo vostro progetto di restyling, refurbishment, come vogliamo chiamarlo? Dunque, innanzitutto IGD, a mio parere, in maniera lungimirante, fin dal 2009-2010, con le prime avvisaglie, diciamo, di crisi, soprattutto nei consumi che noi vediamo ogni giorno nei centri commerciali, anziché, diciamo, ritirarsi e fare una politica di difesa, ha deciso, qui grazie all'amministratore delegato, al Consiglio, di investire nei centri commerciali, investire per valorizzarli, mantenere un appeal importante per i nostri clienti e essere in grado di cogliere ogni segnale che arrivava e dai potenziali tenant e dai clienti che avevano bisogno di ammodernare questo portafoglio. Noi abbiamo investito in questi anni circa 50 milioni in restyling che hanno toccato 6 o 7 centri commerciali. Qualche volta ci siamo guardati negli occhi per dire se era opportuno continuare questi investimenti quando gli affitti non crescevano, i consumi non crescevano, le vendite non crescevano. Oggi, dopo 5 anni, siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, perché finalmente in questo periodo in cui sembra che la crisi, insomma, si sia un po' rallentata, se non terminata, abbiamo dei centri quasi nuovi. Venendo a Centro Sarca, per noi era ed è un trophy asset, quindi perché è su Milano, perché è grande, è un centro commerciale che ha valore, escluso l'ipermercato che non è in proprietà, vale 120 milioni di euro. L'abbiamo acquistato nel 2006, come giustamente dicevi è un'apertura del 2003. Abbiamo deciso di fare un grosso investimento di ristrutturazione e restyling, cogliendo, diciamo, tre leve. La prima era quella di un restyling commerciale, quindi cambiare delle insegne e ammodernare l'offerta commerciale. La seconda era: siamo a Milano, siamo in area nord di Milano, quindi area Expo, cerchiamo di fare un qualcosa che possa avere un richiamo con questa grande manifestazione universale. Il terzo è il filone che ci siamo dati come IGD di porre attenzione alla sostenibilità ambientale. Da qui questa decisione, per noi è stato l'intervento di restyling più importante in termini di investimenti. Ecco, possiamo dire più o meno a quanto ammonta l'investimento? Quindi noi a fine completato il tutto è di circa 10 milioni, dei quali 8 diciamo completati al 30 giugno 2015, quindi adesso rimangono circa 2 milioni che è il completamento della facciata, che dovrebbe essere ultimato per novembre al fine di fare dicembre.
Quindi 10 milioni su un immobile Poco meno del 10% del valore, insomma. è il 10% del valore, ma che soprattutto crediamo che possa avere allungato la vita di questo centro commerciale per ancora un po' d'anni, insomma. Ecco, perfetto. Quindi abbiamo capito veramente qual è l'idea che sta alla base di questo rinnovamento di Centro Sarca, però ovviamente poi questo vostro progetto deve essere trasferito a chi si occupa materialmente di metterlo in pratica. Allora chiediamo a Adolfo Suarez qual è il concept che voi avete seguito e cosa avete fatto materialmente a livello architettonico e progettuale su Centro Sarca. Prima di tutto volevo ringraziare per l'invito a questa bellissima iniziativa. Cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo preso un po' questo indirizzo che IGD ci aveva dato, nel senso che trovavamo un immobile importante che aveva un'architettura che in qualche modo segnava il passo del tempo, aveva delle connotazioni anche un po' tecnologiche, un po' fredde, e c'era bisogno di spostare, diciamo, un po' il feel, il mood che poteva trasmettere l'edificio a concetti un po' più attuali. Il tema della Expo, che non è un tema banale, non è un tema congiunturale, ma è un tema legato a aspetti di sostenibilità in senso ampio, era un buon leitmotiv per diciamo, trovare come tradurre in immagine, e questo è il cambio importante, è legato a un cambio sostanziale nella paletta di materiali, nella paletta dei colori e nelle forme che avevano si è fatta una certa personalizzazione dei diversi ambienti, creando un'esperienza un po' più ricca complessivamente. Poi questo è l'ambito sulla parte più dell'interno. Abbiamo intervenuto anche sui parcheggi, che sono degli aspetti fondamentali per questa tipologia, perché sono quelli che accolgono gli utenti, sono quelli che poi salutano anche gli utenti, e abbiamo anche intervenuto un po' anche sulle facciate, un po' per creare allo stesso tempo una certa unitarietà dell'intervento, aiutandolo anche a un riposizionamento di insegne che adesso sono un po' più evidenti di quello che erano prima. Ecco, quindi avete fatto veramente un lavoro, uno studio complessivo sul centro commerciale per capire come poteva essere migliorato anche proprio per quello che riguarda l'esperienza del visitatore. Sì, diciamo, il progetto del restyling non riguarda solo all'architettura che lo fa, ma è molto un lavoro di interazione con IGD, che come gestore del centro capisce anche quali sono i punti più freddi, i punti più caldi, come si può, diciamo, anche lavorando su aspetti della commercializzazione, e lavorare un prodotto che risponda bene al passo del tempo. Questo passo del tempo oggi richiede una moltiplicazione dell'esperienza all'interno del centro. È stato un lavoro che ha richiesto anche molto coordinamento dal punto di vista dell'affinamento del rapporto fra l'architettura e gli aspetti commerciali, che tendiamo sempre a curare in modo molto attento. Ecco, abbiamo parlato della sostenibilità, di tutti i temi legati all'ecologia, all'efficienza energetica, anche legandoci all'Expo che in questo momento è protagonista nella città di Milano, quindi passerei a chiedere ad Alessandro Lodigiani di Reaga esattamente qual è stato il vostro compito. È in atto un processo di certificazione BREEAM, se non vado errato, a che punto siete, in cosa consiste e perché questa scelta su Centro Sarca? Sì, grazie, vi ringrazio di essere qua. E è importante introdurre un concetto fondamentale. IGD, come ha detto prima Roberto, ha iniziato dal 2010 a porre l'attenzione alla sostenibilità che era in grado di portare IGD all'interno dei suoi centri commerciali. Non a caso il loro claim è spazi da vivere. Noi li abbiamo aiutati fin dal 2012 a portare avanti e a iniziare ad alzare l'asticella della sostenibilità, introducendo quello che è un sistema di gestione ambientale secondo il modello della ISO 14001 all'interno dei loro centri commerciali. E non a caso IGD ha deciso di partire con questa attività proprio dal centro Sarca e da alcuni altri centri. Attualmente questo sistema ha fatto sì che IGD abbia posto sempre più attenzione a quelli che sono
quelli che vengono detti i KPI, i punti di attenzione che rispetto all'ambiente IGD su cui poteva lavorare, ed erano l'efficientamento energetico, il risparmio dei rifiuti e l'attenzione al consumo dell'acqua. Partendo da qua, il passo successivo è stato quello di iniziare a pensare come il restyling che si stava iniziando a portare avanti poteva ottenere dei benefici e poteva essere portato avanti per innalzare ancora di più il loro livello di performance. E quindi si è discusso insieme di quali potevano essere i sistemi certificativi applicabili e si è concordato che per la tipologia dell'asset, la spinta che c'era anche legata a Expo, una delle soluzioni migliori poteva essere provare a fare quello che su Milano non era ancora stato fatto e in Italia ancora non era stato fatto, di applicare su un restyling e quindi non su una nuova costruzione un modello, un sistema certificativo che fa che cosa? Semplicemente cerca di monitorare e certificare da quando uno inizia a progettare, a quando costruisce e opera, fino a quando poi manterrà e gestirà il centro, le performance ambientali. Che cosa vogliamo dire quando parliamo di performance ambientali? La capacità di ridurre i consumi energetici, la capacità di scegliere materiali che abbiano un basso impatto sull'ambiente o che siano facilmente rigenerabili, ma soprattutto, oltre alla riduzione dei consumi anche di acqua, l'attenzione a chi poi sono gli occupanti del centro commerciale, che per GD era una priorità, e quindi l'attenzione a fare in modo che questo centro diventasse sempre più facile da raggiungere e quindi una grossa spinta sulla possibilità di raggiungere il centro con sistemi di mobilità sostenibili, da auto elettrica al car sharing, alla possibilità delle persone di arrivare tramite le piste ciclabili che nel tempo si sono create da quando il centro è stato costruito sulla rete di Sesto che si collega poi a Milano. E non ultimo l'attenzione al fatto che anche gli spazi interni fossero facilmente utilizzabili e quello che si sta cercando di portare avanti e la certificazione è organizzata in una modalità per cui abbiamo lavorato nella fase iniziale, adesso fino a quando verranno terminati i lavori ci sarà tutta una fase di controllo delle attività che comprende anche il controllo di come vengono effettivamente installati addirittura gli impianti che normalmente non si controllano. Attraverso attività di commissioning si è controllato addirittura come sono stati installati gli impianti elettrici, tutti gli impianti meccanici, e quindi sostanzialmente dopo la chiusura delle attività ci sarà un periodo di test finale per verificare che effettivamente tutto funzioni come dovrebbe e poi si arriverà alla certificazione. Più o meno tempistiche? Terminando i lavori su novembre, nel giro di qualche mese riusciremo ad avere, attraverso l'ente di certificazione inglese, riusciremo a ottenere la certificazione. Ecco, quindi il vostro obiettivo, Roberto, è avere un centro che sia bello da raggiungere, bello da vedere, in cui sia bello stare, operare, lavorare, anche esternamente. Avete grossi progetti, anche proprio abbiamo visto adesso per la sostenibilità, la mobilità. Poi si trova in un'area importante di Milano, un'area ex industriale, quindi potrebbe essere anche, non voglio dire un polmone verde in quella zona, però mi sembra che sia un progetto sicuramente importante per il mercato italiano. Tra l'altro voi avete anche un bilancio di sostenibilità, quindi mi sembra che questo sia un driver per voi e per i vostri investitori da seguire. Sì, noi abbiamo un bilancio di sostenibilità che tocca un po' tante anime della vita dell'azienda, tra le quali ovviamente c'è la sostenibilità ambientale rispetto agli edifici. Sarca, come dicevi, è in un'area ex industriale, è stato uno dei primi interventi di riqualificazione della zona. A mio avviso si è valorizzato un po' tutto l'intorno, quindi le case, c'è un albergo, insomma è tutto tornato in alto. Domani sarà ancora meglio proprio perché stiamo dando attenzione anche al fuori. La facciata è tipica, è l'investimento più importante, ma poi andiamo a curare il verde, la pista ciclabile, quindi sia a livello di mobilità che di vivibilità, che questo è il nostro must,
il cliente deve rimanere dentro al centro commerciale il più possibile. Credo insomma che verrà un'ottima cosa. Poi speriamo, come diceva Alessandro, finiti i lavori a novembre, febbraio-marzo, di poter avere questa certificazione, perché crediamo che sia innovativa per l'Italia su un intervento di restyling, quindi sarà anche, diciamo, un elemento di orgoglio per tutta IGD. Ecco, il fil rouge dei vostri centri commerciali ci sarà anche qui, anche se avete puntato sul verde, oppure avete mantenuto un po' del vostro colore caratteristico, diciamo così. No, qui allora faccio io la battuta. Diciamo che l'intervento era proprio finalizzato a Expo, all'ambiente, ai colori, poi con un po' di civetteria, diciamo. Nella facciata principale della galleria a fronte Iper ci sono 4-5 inserti rosso IGD, che quelli non potevano mancare. Giusto per far capire, non Esatto. far confondere insomma Esatto. i visitatori. Quindi è diverso, ma abbiamo cercato con una pennellata, anche grazie alla collaborazione di Adolfo, di comunque dare questa connotazione che diamo a tutti i nostri centri commerciali. Ecco Adolfo, praticamente ci sono state anche molte problematiche da risolvere, perché i lavori sono stati fatti con il centro aperto, se non erro, quindi lavori notturni, cercando di dare meno fastidio, tra virgolette, possibile ai clienti. Non è semplice questo. Non è semplice. No, è una delle grandissime sfide che hanno i progetti di ristrutturazione, no? Come ben diceva Roberto, l'investire su un patrimonio esistente sul quale è difficile capire il ritorno dell'investimento, aggiunge la difficoltà di far lavoro dove ci sono dei tenant presenti, dove c'è anche il rischio che i lavori possano interferire sulle attività del centro, che è tutt'altro che un'attività di cantiere, ed è un bilancio difficile sia dal punto di vista progettuale, per trovare delle soluzioni che tentino di minimizzare l'impatto dei lavori, come dal punto di vista della propria esecuzione materiale di questi, che devono andare in notturno, con quello che questo suppone di preparazione ogni giorno del cantiere, di pulizia finale delle parti sulle quali si è lavorato, che riduce sia la continuità del lavoro che le ore in sé del lavoro, no? Questo crea anche un sovraccosto ai lavori e crea una difficoltà ulteriore effettivamente. Ecco Alessandro, per quanto riguarda la sostenibilità e l'efficienza, cosa possiamo dire di quelli che saranno eventualmente i minori consumi, i risparmi che voi avete ipotizzato per gli anni a venire, o che il committente immagino vi abbia chiesto in un certo senso? Allora, è importante dire che era un progetto di restyling che, operando su un centro che è abbastanza recente, aveva meno di 10 anni, si è deciso di non operare sugli impianti meccanici, su tutta l'impiantistica meccanica, e quindi la grande efficienza è stata fatta anche considerando il fatto che c'è un cinema multisala, su uno degli elementi che consumava di più, che erano gli impianti di illuminazione. Tutta l'illuminazione, compresi i piani interrati dei parcheggi, è stata sostituita con illuminazione LED ad alta efficienza, e questo si prevede che porterà a risparmi molto molto significativi. Ma una cosa molto importante da dire, che molto spesso non viene considerata, è che proprio come veniva detto prima, è stato un cantiere molto complesso, perché si è dovuto lavorare anche in notturna, e le lavorazioni hanno dovuto essere molto pulite. Si è chiesto, per rispettare il sistema certificativo BREEAM, anche di alzare l'asticella rispetto alla gestione dei rifiuti che sono stati prodotti, che quindi sono stati differenziati oltre i limiti previsti dalla normativa corrente, perché l'obiettivo era arrivare a poter dire che si è riusciti a consumare meno risorse possibili, e il meno possibile delle risorse che sono state eliminate sono finite in discarica, e questo in realtà è un beneficio che otteniamo oggi e che porteremo avanti nel futuro, perché poi il centro, essendo certificato ISO, ha come fiore all'occhiello, proprio su Milano, dove la raccolta differenziata, quando si è iniziato a lavorare, non era ancora stata inserita a livello comunale, nel comune di Sesto,
fa uno dei suoi fiori all'occhiello la richiesta di fare una differenziazione molto alta dei rifiuti, e quindi sono tutti temi che portiamo avanti in parallelo e che non parlano solo di efficienza energetica ma di sostenibilità a 360 gradi. Ecco, siamo arrivati quasi al termine della nostra trasmissione, ci sono moltissime tematiche legate a questa operazione, secondo me, che si potrebbero approfondire. Per quanto riguarda anche il rapporto con i retailer, con i tenants che voi avete, siete riusciti a fare passare questi concetti? E se avete già anche una prima risposta, diciamo anche come sta andando questo centro nel portafoglio IGD? Ma allora la risposta è sicuramente un ritrovato appeal del centro commerciale, tant'è che stiamo chiudendo 2 contratti molto importanti su una ricommercializzazione, quindi questo senz'altro. E siamo contenti. Sul tema attenzione alla sostenibilità, noi notiamo che comincia ad essere nel DNA anche dei nostri tenant, soprattutto gli operatori internazionali che hanno questo tipo di sensibilità forse maggiore, e l'obiettivo di GD è quello domani, sempre a piccoli passi, comunque di trasferire queste sensibilità anche ai tenant per arrivare ad avere un centro commerciale sostenibile e che questo diventi un elemento di scelta per i clienti che hanno questo tipo di attenzione, quindi differenziarci andando a ricercare questo tipo di eccellenza. Questa è la nostra ambizione. Non posso non chiedertelo, Roberto, velocissimo, senza dare dati o cifre, ma siete soddisfatti di come stanno andando questi primi mesi per i vostri centri commerciali di GD? Sì, noi non abbiamo ancora l'ultimissimo dato 30 giugno, ma al 31 maggio le vendite operatori sono state più 7,8% rispetto all'anno precedente, quindi eccezionale. Giugno penso sia andato bene, per cui noi come primi mesi siamo molto contenti. Le vendite operatori dopo 2 anni di difficoltà cominciano a darci soddisfazione. Ecco, Adolfo, diciamo velocemente anche per quanto riguarda la tua società, che c'è stata pochi giorni fa questa importante notizia che DGW è entrata effettivamente a far parte di Lombardini 22. C'è tanta richiesta di questo tipo di operazioni sul mercato e ci sono altri operatori come IGD che potrebbero intervenire sui loro centri commerciali, o sono casi più unici che rari? No, sta diventando abbastanza sistematico il lavoro di intervento su centri esistenti. Abbiamo un patrimonio che è abbastanza datato, c'è una certa consapevolezza. Abbiamo accennato anche a un discorso che trovo molto interessante, che la sostenibilità cominciava non dal fatto di lavorare su cose nuove, ma anche sul fatto di intervenire sul patrimonio esistente, rimetterlo in valore. Questo già è di per sé un'azione di sostenibilità grande, e in questo momento nello studio stiamo lavorando su tanti progetti, diciamo. Una battuta: nei centri commerciali la certificazione BREEAM è quella in questo momento più importante, e dal punto di vista del portafoglio italiano dei centri commerciali com'è la situazione riguardo alla certificazione? Allora, sicuramente sul mercato europeo la certificazione BREEAM attualmente è quella che ha la maggiore penetrazione su tutti i mercati europei. Ci sono poi dei protocolli sviluppati per la Francia e per la Germania ad hoc, o quello americano, il LEED, che però sono molto più localizzati. A livello europeo sicuramente il BREEAM, che è di matrice anglosassone, è quello che la fa da padrone. Sicuramente il mercato italiano sta incominciando a lavorare in questo momento. Non possiamo effettivamente dire che c'è un gran numero di edifici certificati. Per il momento gli edifici certificati si contano sulle dita di una mano quando si parla di grandi ristrutturazioni e nuove costruzioni, e sulla gestionalità del centro in ottica green building qualche numero si sta cercando di portarlo avanti in parallelo sui centri che sono stati ristrutturati di recente. Sicuramente però, come è stato detto, è una strada molto interessante, perché si porta dietro interessi per tutti gli stakeholder, e questo siamo sicuri, e lo stiamo vedendo facendo alta consulenza con le proprietà e con gli sviluppatori, sarà un filone molto importante per il mercato italiano, che ha
può fare molto, visto che il patrimonio edilizio esistente è molto rilevante. Bene, io vi ringrazio tantissimo, abbiamo dato la dimostrazione che investire anche in un momento in cui magari il mercato non va bene dà i suoi frutti ed è, se si hanno le possibilità, sicuramente un'operazione intelligente, e mi pare di capire che anche nei prossimi mesi sentiremo ancora parlare parecchio di questa operazione, vero Roberto? Almeno per un annetto. Assolutamente. Bene, grazie mille allora e alla prossima occasione. Grazie.